In questi giorni è successo qualcosa di grosso per gli appassionati di giochi di guida. Forza Horizon 5, famosa esclusiva Xbox, è approdata su PlayStation, abituata invece al dominio di Gran Turismo. Oggi non ci addentriamo nelle losche guerre tra boxari e sonari, perché la domanda che ci siamo fatti invece è un'altra e riguarda tutti i giochi di guida. E infatti, se ci pensi bene, le auto nei videogiochi sono sempre state una gran bella bugia. Negli anni 80, in pole position, eri un rettangolo che sorpassava altri rettangoli, ma tanto era bastato per fare impazzire il mondo dei videogiochi. Poi, col tempo e col 3D, l'illusione si è fatta sempre più sofisticata, fino ai due estremi di oggi. Da una parte, simulatori ossessivi dove anche regolare la pressione degli pneumatici è un'arte, e dall'altra, arcade dove le leggi della fisica sono giusto un optional. Sembrano del tutto opposti, ma la verità è che tutti i videogiochi di guida non sono altro che risposte diverse alla stessa domanda: perché amiamo così tanto le macchine? Per capire come i videogiochi riescano a trasformare questa passione in esperienza interattiva, dobbiamo tornare alle origini. No, troppo origini. Oh, sì, ci siamo. In principio era il cavallo, ma come tutti sanno i cavalli sono persone orribili e così a fine 800 l'uomo inventa la macchina. Ecco a voi la Benz Patent Motorwagen con ben un cilindro e 16 km all'ora di gloria assoluta. Ma la vera svolta arriva con Ford e la catena di montaggio. Nel 1908 la Model T, semplice, robusta e soprattutto economica, trasforma l'automobile da bene di lusso a strumento di mobilità di massa, un cambiamento che porta le auto nell'immaginario collettivo, celebrate nel futurismo come emblema del moderno e venerate alle competizioni sportive come oggetto di desiderio. Il dopoguerra, poi, segna l'età d'oro dell'automobile. Gli anni 50 e 60 sono dominati dal design audace, dalla potenza delle muscle car e dallo spopolare della Formula 1. Intanto in Europa, auto come la Fiat 500 e la Mini rendono più accessibile l'esperienza di guida. Ma poi arriva la crisi nera del petrolio. Sono gli anni 70, la festa è finita e si ripiega su auto più piccole ed economiche, ma solo se sei un comune mortale. E nonostante tutto si sperimenta tra macchine elettriche e motori a idrogeno, perché il futuro è alle porte. E infatti gli anni 80 ci insegnano che un'auto deve parlare, avere computer quantici e possibilmente David Hasselhoff. Nella realtà otteniamo l'ABS e l'iniezione elettronica, meno sexy, ma almeno non muori sorpassando un camion. E mentre le auto di serie diventano più sicure, la Formula 1 dimostra che anche l'elettronica può emozionare. La McLaren MP44 del 1988 domina la stragrande del mondiale di quell'anno, anche grazie all'avveniristico sistema elettronico di gestione del motore. Ma proprio quando sembra che l'età d'oro sia finita, il Giappone ricorda a tutti che ci si può ancora divertire. Bastano giusto 500 cavalli e l'umiltà di chiamare arte quello che in realtà è un atto di fede nell'aderenza degli pneumatici posteriori. E poi arrivano i 2000, tra i motori assurdi di Fast and Furious, macchine elettriche sempre più diffuse e tecnologie futuristiche, ma senza mai dimenticare il piacere di mettersi su strada e premere l'acceleratore. Come abbiamo visto, la macchina è il grande mito del moderno, e tecnologia, potere, ambizione è una storia travolgente che ossessiona il videogioco da sempre, promettendo una libertà unica. Oggi abbiamo giochi d'auto di ogni tipo e ognuno di essi mette in luce un aspetto diverso di questa libertà. Nella vita reale, distruggere una Ferrari è un crimine, in Burnout è spettacolo. I videogiochi ci regalano il brivido del pericolo senza conseguenze, dai furgoni della polizia in GTA al devasto insensato di Just Cause. Sì, perché libertà significa anche rompere le regole. E Burnout fa della distruzione un'arte, delle collisioni una coreografia, e dopo aver schiantato le macchine di tutti i piloti in un colpo solo, finalmente capisci. Arrivare al traguardo è un optional, dare spettacolo è obbligatorio. Il bello di Burnout è che prende quella fantasia repressa di ogni automobilista di dare il libero sfogo alla road rage e lo rende alla base del gameplay. Ogni schianto viene rallentato, mostrato in dettaglio e più danni fai e più punti accumuli. E rimanendo in tema di sfidare la legge, le fughe dalla polizia sono un elemento distintivo di molti Need for Speed. In Most Wanted, per esempio, più sei ricercato e più la polizia è agguerrita. Si va dalle passeggiate di salute del livello 1 fino a posti di blocco, blindati, strisce chiodate ed elicotteri dall'alto. Per sfuggire serve strategia. Dovrai conoscere le tattiche della polizia e usare a tuo vantaggio gli ostacoli ambientali. Ma l'adrenalina è solo metà dell'equazione. L'altra metà è come ti presenti al mondo. In Underground 2 la tua auto è un'estensione del tuo stile, del tuo carattere, della tua rabbia. Ogni modifica dice qualcosa di te, di come vuoi apparire, di come non vuoi uniformarti a tutte quelle auto grigie, smussate, anonime. E quando premi il NOS e ti lanci oltre ogni limite, non lo fai solo per vincere, ma per dimostrare che nessuno può fermarti, che sei diverso e l'adrenalina per un attimo ti rende libero.
Ma sai cos'altro rappresenta la libertà? La possibilità di personalizzare, di rendere l'auto davvero tua, di controllare ogni dettaglio con cura maniacale. Assetto Corsa è la mecca di chi è fissato coi simulatori di guida, con volante, pedaliera e tutto il resto. Non si tratta solo di riprodurre fedelmente i circuiti e le macchine, ma di conoscere intimamente ogni vibrazione del volante e ogni piccolo movimento del corpo dell'auto. E quando la cura della simulazione incontra un mood immacolato, ecco Gran Turismo 4, probabilmente il titolo più iconico della serie. Lo riconosci dalla colonna sonora assurda, dallo stile pulito di menu e modelli, lo riconosci perché si vede lontano un miglio l'amore sconfinato per le auto da parte di chi ha creato il gioco. E quando stai sudando per strappare quel decimo di secondo sul tuo miglior tempo o per conquistare quella patente impossibile, riesci a sentire il legame con la tua auto, riesci a sentirne l'anima. Forse c'è un'ultima barriera prima di essere davvero liberi con un'auto in un videogioco, e sta proprio nel mondo di gioco. Sì, è vero, ci sono giochi come Burnout Paradise in cui gli eventi si attivano direttamente nel mondo e dove ogni incrocio può essere l'inizio di una gara. Ma questi open world sono tarati solo sulla velocità, non sono altro che un tracciato senza confini fissi. E poi ci sono giochi di corse con mappe assurde, tipo Fuel, che nel 2009 portava a casa più di 14.000 km² di mappa, per intenderci più grossa dell'intera campagna. Ma siamo davvero liberi in mezzo a migliaia di chilometri di nulla? Forza Horizon 5, secondo noi, affronta bene questi problemi. La sua mappa è una briciola in confronto a quella di Fuel, ma è coerente e popolata di attività, corse, eventi atmosferici estremi. Ogni zona ha la sua identità e sembra progettata per essere vissuta con la macchina giusta, al momento giusto. E non parliamo solo di corse, il gioco ti bombarda di attività sociali. Ti capita di imbatterti in altri giocatori nel mondo aperto e in un attimo sei dentro una gara improvvisata. Puoi creare eventi personalizzati, unirti a club, partecipare a eventi stagionali, oppure puoi fermarti. Il gioco a volte ti invita a rallentare, guardarti intorno e scattare una bella foto. Il mondo vibrante è pieno di luoghi bellissimi ed è solo questione di tempo prima di trovare lo scatto perfetto. Il fatto è che non devi per forza scegliere e soprattutto non devi fare tutto. Puoi seguire una sfida, un obiettivo o semplicemente chillare da solo o in compagnia. Forza Horizon 5 forse non è la risposta definitiva alla domanda che tormenta i videogiochi da quando sono nati, ma di certo è una gran bella risposta. Amiamo le auto nei videogiochi perché ci fanno sentire liberi, pieni, vivi. Grazie per essere arrivato fin qui e se per caso non eri appassionato di motori ma hai comunque visto fino in fondo, lascia un commento qui sotto, meriti un gran cuoricino. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti e magari condividi il video con altri appassionati di motori. Proviamo a collegare videogiochi e auto, hanno tante cose in comune. E se vuoi supportarci ancora di più, abbiamo anche un Patreon, trovi il link in descrizione. Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo, e al prossimo video.